Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Calquence AstraZeneca SpA. Ultimo aggiornamento. 28 dicembre 2021. Cos'è Calquence? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Calquence durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Calquence? Calquence è un farmaco a base del principio attivo acalabrutinib, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico inibitori tirosin chinasi di Bruton, BTK. È commercializzato in Italia dall'azienda AstraZeneca SpA. Calquence può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Calquence 100 mg 56 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. AstraZeneca AB concessionario. AstraZeneca SpA ricetta. RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo acalabrutinib. Gruppo terapeutico antineoplastici. Forma farmaceutica. Capsula. Indicazioni. Calquence in monoterapia o in associazione a obinutuzumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica, LLC, non trattata in precedenza. Calquence in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica, LLC, che hanno ricevuto almeno una precedente terapia. Posologia. Il trattamento con questo medicinale deve essere avviato e supervisionato da un medico con esperienza nell'uso di medicinali antitumorali. Posologia. La dose raccomandata di acalabrutinib è di 100 mg 2 volte al giorno, equivalente a una dose giornaliera totale di 200 mg. Per le informazioni sulla dose raccomandata di obinutuzumab, consultare le informazioni sulla prescrizione di obinutuzumab. L'intervallo di dose è di circa 12 ore. Il trattamento con Calquence deve essere continuato fino a progressione della malattia o a tossicità inaccettabile. Aggiustamenti della dose. Reazioni avverse. Le modifiche alla dose raccomandata di Calquence per reazioni avverse di grado e 3 sono riportate nella tabella 1. Tabella 1. Aggiustamenti della dose raccomandata per reazioni avverse. Reazione avversa. Comparsa di reazione avversa. Modifica della dose. Dose iniziale uguale 100 mg ogni 12 ore circa. Trombocitopenia di grado 3 con emorragia, trombocitopenia di grado 4 oppure neutropenia di grado 4 che dura più di 7 giorni. Tossicità non ematologiche di grado 3 o superiore. Prima e seconda. Interrompere Calquence una volta che la tossicità si è risolta al grado 1 o al basale. Calquence può essere ripreso a 100 mg circa ogni 12 ore. Terza. Interrompere Calquence una volta che la tossicità si è risolta al grado 1 o al basale. Calquence può essere ripreso con una frequenza ridotta di 100 mg una volta al giorno. Quarta. Sospendere Calquence. Reazioni avverse classificate in base ai criteri comuni di terminologia per gli eventi avversi, CTCAE, versione 4.03 del National Cancer Institute, NCI. Interazioni. Le raccomandazioni riguardo l'uso di Calquence con inibitori o induttori del CYP3A e gli agenti di riduzione dell'acidità gastrica sono forniti nella tabella 2, vedere paragrafo 4, 5. Tabella 2. Uso con inibitori o induttori del CYP3A e agenti di riduzione dell'acidità gastrica. Medicinale somministrato in concomitanza. Uso raccomandato di Calquence. Inibitori del CYP3A. Inibitore forte del CYP3A. Evitare l'uso concomitante. Se questi inibitori sono usati per un breve periodo, come gli antinfettivi, per un massimo di 7 giorni, interrompere Calquence. Inibitore moderato del CYP3A. Nessun aggiustamento della dose. Monitorare i pazienti attentamente per verificare la presenza di reazioni avverse in caso di assunzione di inibitori moderati del CYP3A. Inibitore lieve del CYP3A. Nessun aggiustamento della dose. Induttori del CYP3A. Induttore forte del CYP3A. Evitare l'uso concomitante.
agenti di riduzione dell'acidità gastrica e inibitori della pompa protonica, evitare l'uso concomitante. Antagonisti del recettore H2, prendere il calquence 2 ore prima, o 10 ore dopo, l'assunzione di un antagonista del recettore H2. Antiacidi medicinali devono essere assunti ad almeno 2 ore di distanza. Dose dimenticata: se il paziente dimentica di assumere una dose di calquence per più di 3 ore, il paziente deve essere istruito di assumere la dose successiva all'ora normalmente programmata. Non deve essere assunta una dose doppia di calquence per compensare la dose dimenticata. Popolazioni speciali anziani: non sono necessari aggiustamenti della dose nei pazienti anziani, età e 65 anni, vedere paragrafo 5.2. Compromissione renale: non è stato condotto alcuno studio specifico in pazienti con compromissione renale. Pazienti con compromissione renale lieve o moderata sono stati trattati in studi clinici con calquence. Non è necessario alcun aggiustamento della dose nei pazienti con compromissione renale lieve o moderata, clearance della creatinina superiore a 30 ml/min. È necessario mantenere l'idratazione e monitorare periodicamente i livelli di creatinina nel siero. Calquence deve essere somministrato ai pazienti con compromissione renale severa, clearance della creatinina 3 volte l'ULN e qualsiasi valore di AST, vedere paragrafo 5.2. Cardiopatia severa: i pazienti con malattia cardiovascolare severa sono stati esclusi dagli studi clinici su calquence. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di calquence nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 0 e 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione: calquence è per uso orale. Le capsule devono essere deglutite intere con acqua all'incirca alla stessa ora ogni giorno, con o senza cibo, vedere paragrafo 4.5. Le capsule non devono essere masticate, disciolte o aperte in quanto ciò potrebbe influenzare l'assorbimento del medicinale nell'organismo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: emorragia, eventi emorragici maggiori, tra cui emorragia a carico del sistema nervoso centrale ed emorragia gastrointestinale, alcuni con esito fatale, si sono manifestati in pazienti con neoplasie ematologiche, trattati con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Acalabrutinib e il suo metabolita attivo sono metabolizzati principalmente dall'enzima 3A4 del citocromo P450, CYP3A4, ed entrambe le sostanze sono substrati della proteina PGP e della proteina di resistenza AL, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere calquence insieme ad altri farmaci come Anadir, Anafen, Antra, Aprio, Aurantin, Carbamazepina EG, Cletus, Coumadin, Dintoina, Dintoinale, Dosanloc, Hermes, Esomeprazolo Almus Pharma, Esomeprazolo Milan Generics, Esomeprazolo Pensa Pharma, Esomeprazolo San, Esomeprazolo San Pharma, Esomeprazolo Tilomed, Eugastrol Reflusso, Fenitoina ICMA, Fenobarbitale sodico Pfizer, Fenobarbitale sodico Salf, Freelance, Gamibeta Complex, Gardenale, Gastress, Gastroloc, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Ibimizolo, Inipant, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Inizol, compressa gastroresistente, Itraconazolo DOC generici, Itraconazolo EG, Itraconazolo Milan Generics, Itraconazolo Sandoz, Itraconazolo Teva, Itragerm, Caletra, compresse rivestite, Caletra, soluzione, Chetoconazole HRA, Chetonova, Comezol, Crovaneg, Cruxagon, Lansodor, Lansoprazolo ABC, Lansoprazolo Almus, Lansoprazolo Alter, compressa orodispersibile, Lansoprazolo Alter, compresse barra capsule gastroresistenti, Lansoprazolo Aristo, Lansoprazolo Aurobindo, Lansoprazolo DOC, capsula, Lansoprazolo DOC generici, Lansoprazolo EG, Lansoprazolo Egistada, compressa, Lansoprazolo Egistada, compressa orodispersibile, Lansoprazolo FG,
Lansoprazolo GIT, Lansoprazolo Exal, Lansoprazolo Crca, Lansoprazolo Milan Generics Italia, Lansoprazolo Milan Generics, Lansoprazolo Pensa, Lansoprazolo Sandoz BV, Lansoprazolo Sandoz GmbH, compressa oro dispersibile, Lansoprazolo San, Lansoprazolo Technigen, capsula gastroresistente, Lansoprazolo Technigen, compressa oro dispersibile, Lansoprazolo Teva Italia, Lansoprazolo Union Health, Lansoprazolo Zentiva, Lansox, capsula gastroresistente, Lansox, compressa oro dispersibile, Levogenix, Limnos, Limpidex, capsula, Limpidex, compressa oro dispersibile, Lopinavir Ritonavir Accord, Lopinavir Ritonavir Milan, Losec, Lucen, polvere, luminale, compressa, luminale, soluzione, uso interno, Malox reflusso, Maricrio, Mepral, Misoline, Nansen, Nervaxon, Nexium, polvere, Nixodue, Nixoral, crema, Nixoral, shampoo, Nolpazza, compressa gastroresistente, Norbir, compressa rivestita, Norbir, polvere per sospensione, Noxafil, compressa gastroresistente, Noxafil, sospensione, Omeprazin, Omeprazolo ABC, Omeprazolo Almus, Omeprazolo Almus Pharma, Omeprazolo Alter, Omeprazolo Aristo, Omeprazolo Eurobindo Pharma Italia, Omeprazolo Doc, Omeprazolo Egistada, Omeprazolo FG, Omeprazolo GIT, Omeprazolo Exala /S, Omeprazolo Milan Generics, Omeprazolo Milan Pharma, Omeprazolo Picare, Omeprazolo Pensa, Omeprazolo Farmacare, Omeprazolo Sandoz GmbH, Omeprazolo San, Omeprazolo Technigen, Omeprazolo Teva Italia, Omeprazolo Zentiva Italia, Omolin, Pancleus, compressa gastroresistente, compresse / capsule gastroresistenti, Pantecta, compressa gastroresistente, Pantofir, compressa gastroresistente, compresse / capsule gastroresistenti, Pantopan, compressa gastroresistente, Pantopan, compressa rivestita, Pantoprazolo ABC, compressa gastroresistente, Pantoprazolo ABC, compresse / capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Accord Healthcare, compressa gastroresistente, compresse / capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Accord Healthcare, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Accord, Pantoprazolo Almus, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Alter, compressa gastroresistente, compresse / capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Alter, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Aristo, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Aristo, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Aristo Pharma, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Eurobindo, compresse / capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Eurobindo Pharma Italia, Pantoprazolo Doc, compresse / capsule gastroresistenti, Pantoprazolo EG, compressa gastroresistente, compresse / capsule gastroresistenti, Pantoprazolo GIT, compressa gastroresistente, compresse / capsule gastroresistenti, Pantoprazolo GIT, compressa gastroresistente, compresse / capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Crca, compresse / capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Milan, compresse / capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Pensa, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Sandoz, compressa gastroresistente, compresse / capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Sandoz GmbH, Pantoprazolo Sun Pharmaceutical Industries Limited, Pantoprazolo Sun Pharma, Pantoprazolo Technigen Italia, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Teva Generics, Pantoprazolo Teva Italia, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Zentiva Italia, Pantoprazolo Zentiva, Pantorc, compressa gastroresistente, compresse / capsule gastroresistenti, Pantorex, compressa gastroresistente, Pariet, compressa gastroresistente, Pectazol, compressa gastroresistente, compressa rivestita, compresse / capsule gastroresistenti, Pectazol, compressa gastroresistente, compresse / capsule gastroresistenti, Pectirex, Pergastid, Posaconazolo Accord, Posaconazolo Acl, Posaconazolo EG, Posaconazolo Egistada, Posaconazolo Fresenius Cavi, Posaconazolo Milan Pharma, Posaconazolo Milan, Posaconazolo Sandoz, Posaconazolo Teva, Prinzol, compressa
compressa gastroresistente, Protec, Rameprazolo Accord, Rameprazolo Alter, Rameprazolo Eurobindo Italia, Rameprazolo Doc generici, Rameprazolo Eurogenerici, Rameprazolo Crca, Rameprazolo Pensa Pharma, Rameprazolo Sandoz, Rameprazolo SOS, Rameprazolo San, Rameprazolo Technigen, Rameprazolo Teva, Rameprazolo Zentiva, Rabex, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Ritonavir Milan, Ritonavir Sandoz, Sedipanto, Symptom, Spendor, Sporanox, Capsula, Sporanox, Soluzione, Sterab, Tanzolan, Tecnozol, compressa gastroresistente, Tegretol, Trazer, Triasporin, Capsula, Triasporin, Soluzione, Ucezol, Vend, compressa rivestita, Vend, polvere, Boriconazolo Accord, Boriconazolo Aristo, Boriconazolo Eurobindo, Boriconazolo DRRDIS, Boriconazolo Milan Pharma, Boriconazolo Milan, Boriconazolo Sandoz GmbH, Boriconazolo Sandoz, Boriconazolo Teva, Zolantrac, Zolemer Reflusso, Zolium, compressa gastroresistente, Zolonib, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Zoton, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere calquence durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere calquence durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Le donne in età fertile devono essere informate della necessità di evitare il concepimento di un figlio mentre ricevono calquence. Gravidanza. I dati relativi all'uso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Calquence non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, durante il trattamento con acalabrutinib sono state segnalate stanchezza e capogiri e ai pazienti che manifestano questi sintomi deve essere consigliato di non guidare o usare macchinari fino a quando i sintomi non si attengano. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza dei 1040 pazienti trattati con calquence in monoterapia. Le reazioni avverse al farmaco, ADR, più comuni, e 20% di qualsiasi grado segnalate nei pazienti sono state. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste un trattamento specifico per il sovradosaggio di acalabrutinib e i sintomi dovuti al sovradosaggio non sono stati stabiliti. In caso di sovradosaggio, i pazienti devono essere attentamente monitorati per rilevare segni o sintomi di reazioni avverse e predisporre il trattamento sintomatico appropriato. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, inibitori della chinasi proteica, codice ATC, L01 e L02. Meccanismo d'azione. Acalabrutinib è un inibitore selettivo della tirosin chinasi di Bruton, BTK. La BTK è una molecola delle vie, proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica, PK, di acalabrutinib e quella del suo metabolita attivo, ACP, 5862, sono state studiate in pazienti sani e in pazienti con neoplasie maligne dei linfociti B. Acalabrutinib mostra dati preclinici di sicurezza. Carcinogenicità. Non sono stati condotti studi sulla carcinogenicità di acalabrutinib. Genotossicità / mutagenicità / fototossicità. Acalabrutinib non è risultato mutageno in un test di mutazione batterica inversa, in un test di aberrazione cromosomica in elenco degli eccipienti contenuto della capsula cellulosa microcristallina silice colloidale anidramido di mais parzialmente pregelatinizzato magnesio stearato e 470B, sodio amidoglicolato involucro della capsula gelatina biossido di titanio e 171, ossido di ferro. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.